Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Sono felicissima di avervi qui oggi per un nuovo video che, credetemi, è un po' diverso dal solito. Oggi apriamo un capitolo molto personale, un capitolo che mi ha segnato profondamente e che ho deciso di condividere con voi nella speranza che possa servire a qualcuno, magari a far aprire gli occhi o semplicemente a sentirsi meno solo. Come avete letto dal titolo, questo video si intitola Neslihan svela, Burak, Francesca, tutta la verità. Sono stata ingannata. Sì, lo so, è un titolo forte, un titolo che promette rivelazioni. E fidatevi, non vi deluderò. Parlerò di una situazione molto dolorosa, di una relazione che si è rivelata tutt'altro che quello che sembrava, e di come sono stata ingannata da persone che credevo amiche e amate. Prima di iniziare, però, vorrei chiedervi un piccolo favore. Se siete nuovi sul canale, iscrivetevi. Cliccate sul pulsante rosso qui sotto e attivate la campanella per non perdervi nessun video. Supportare il canale mi aiuta tantissimo a continuare a creare contenuti per voi e a condividere le mie esperienze. E se vi piace il video, alla fine lasciate un bel mi piace. Significa molto per me. Ok, ora che ci siamo presentati e abbiamo fatto i convenevoli, direi che è il momento di entrare nel vivo della questione. Preparatevi perché sarà un viaggio emozionante, a volte doloroso, ma spero anche liberatorio per me, magari, illuminante per voi. Tutto è iniziato circa 2 anni fa. Ho conosciuto Burak in una serata tra amici. Era affascinante, carismatico, pieno di attenzioni. Sembrava l'uomo perfetto, il principe azzurro che tutte sognano. Mi ha corteggiata per settimane, riempiendomi di complimenti, di regali, di promesse. E io, lo ammetto, ci sono cascata con tutte le scarpe. Ero innamorata. Profondamente innamorata. Credevo di aver trovato la mia anima gemella. Dopo qualche mese di frequentazione, abbiamo deciso di andare a vivere insieme. È stata una decisione che ho preso con il cuore in mano, convinta che fosse la cosa giusta da fare. All'inizio tutto è stato meraviglioso. Ci svegliavamo insieme, preparavamo la colazione, ci raccontavamo la giornata. Sembrava un sogno. Ricordo ancora il profumo del caffè la mattina, le risate mentre cercavamo di fare le frittelle, che, diciamocelo, non ci riuscivano mai perfettamente. Le serate passate a guardare film abbracciati sul divano. Erano momenti semplici, ma pieni di significato. Poi, lentamente, le cose hanno iniziato a cambiare. Burak è diventato sempre più distante, più assente. Lavorava fino a tardi, diceva, ma spesso quando tornava a casa sembrava evasivo, come se avesse qualcosa da nascondere. Io cercavo di parlargli, di capire cosa stesse succedendo, ma lui mi liquidava con scuse banali o con un semplice sono stanco. Iniziai a notare dei cambiamenti anche nel suo aspetto. Era diventato più curato, forse troppo. Si vestiva in modo diverso, usava un profumo nuovo. Piccoli dettagli che, all'inizio, non mi avevano allarmata, ma che poi, sommati alla sua crescente distanza emotiva, avevano iniziato a far suonare un campanello d'allarme nella mia testa. Cercavo di non farmi prendere dall'ansia. Mi ripetevo che probabilmente era solo un periodo stressante al lavoro e che tutto sarebbe tornato come prima. Ma nel profondo, sentivo che qualcosa non andava. E qui entra in gioco Francesca. Francesca era una mia amica, una persona che frequentavo spesso e di cui mi fidavo ciecamente. Ci conoscevamo da anni, avevamo condiviso gioie e dolori, ci eravamo sempre sostenute a vicenda. Era una delle poche persone a cui mi sentivo di potermi confidare completamente. E infatti, quando ho iniziato ad avere dei dubbi su Burak, è a lei che mi sono rivolta. Francesca era sempre presente per me, fin dai tempi del liceo. Avevamo condiviso segreti, risate, lacrime, e avevamo sempre saputo di poter contare l'una sull'altra. La consideravo quasi una sorella, una parte della mia famiglia. Per questo, quando iniziai a sentirmi persa e confusa riguardo a Burak, fu naturale per me cercare il suo consiglio e il suo conforto. Le ho raccontato le mie paure, i miei sospetti, le mie preoccupazioni. Lei mi ha ascoltata con pazienza, mi ha dato consigli, mi ha rassicurata. Mi diceva che ero paranoica, che mi stavo facendo film mentali, che Burak mi amava e che dovevo fidarmi di lui. E io, ingenuamente, le ho creduto. Mi fidavo così tanto di lei che ho preferito credere alle sue parole piuttosto che ai miei stessi istinti. Ricordo una sera in particolare. Eravamo sedute al mio solito bar preferito, con una tazza di tè fumante tra le mani. Le stavo raccontando dei miei dubbi, di come mi sentivo sempre più sola e insicura. Lei mi guardò negli occhi e mi disse: Neslihan, sei una donna meravigliosa. Burak ti ama da morire,
lo vedo dai suoi occhi. Non lasciare che l'insicurezza rovini la tua relazione. Fidati di lui, fidati di te stessa. Le sue parole mi fecero sentire meglio, mi diedero la forza di andare avanti e di continuare a credere nel mio amore per Burak. Un giorno, però, ho scoperto la verità. Una verità che mi ha spezzato il cuore, che mi ha lasciato senza parole, che mi ha fatto sentire come se il mondo mi fosse crollato addosso. Stavo cercando un documento importante nel computer di Burak quando, per caso, mi sono imbattuta in una cartella nascosta. Dentro c'erano delle foto che non avrei mai voluto vedere. Foto di Burak e Francesca insieme, in atteggiamenti intimi. Foto che non lasciavano spazio a dubbi. Erano amanti. Ricordo ogni singolo dettaglio di quel momento come se fosse ieri. Il rumore della ventola del computer, il silenzio assordante nella stanza, il tremore delle mie mani mentre scorrevo le foto. Ogni immagine era una pugnalata al cuore, una conferma dei miei peggiori incubi. Non riuscivo a credere ai miei occhi, mi sembrava di vivere in un incubo. La fiducia che avevo riposto in Burak e Francesca era stata completamente distrutta. Il mondo mi è crollato addosso. Non riuscivo a respirare, non riuscivo a parlare, non riuscivo a capire come fosse potuto succedere. Le persone che amavo di più mi avevano tradita, mi avevano mentito, mi avevano ingannata. Il dolore era indescrivibile. Mi sentivo come se mi avessero strappato il cuore dal petto. Non riuscivo a capire come avessero potuto farmi una cosa del genere. Come avessero potuto tradire la mia fiducia in un modo così meschino. Ero completamente persa e disorientata. Ho affrontato Burak immediatamente. Lui, inizialmente, ha negato tutto, ha cercato di minimizzare, di giustificarsi. Ma di fronte all'evidenza delle foto, non ha potuto fare altro che ammettere la verità. Mi ha detto che si era innamorato di Francesca, che non voleva farmi soffrire, che era stato un errore. Ma le sue parole non mi consolavano, non mi alleviavano il dolore. Mi sentivo tradita, umiliata, distrutta. Ricordo il suo sguardo colpevole, la voce tremante, le scuse che sembravano vuote e senza significato. Non riuscivo a perdonarlo, non riuscivo a credere alle sue parole. Mi aveva mentito per mesi, mi aveva nascosto la verità dietro una maschera di affetto e premura. Poi ho affrontato Francesca. La sua reazione è stata ancora più sconvolgente. Non si è scusata, non si è pentita, non ha mostrato il minimo segno di rimorso. Mi ha detto che Burak era l'uomo della sua vita, che mi aveva sempre invidiata e che si era meritata la sua felicità. Le sue parole mi hanno ferito più di 1000 pugnalate. Ho capito in quel momento che la persona che credevo amica era in realtà una serpe in seno, una persona invidiosa e meschina, capace di tradire la mia fiducia nel modo più vile. Ricordo il suo sguardo freddo e distaccato, le parole taglienti come lame, l'assenza totale di empatia o compassione. In quel momento, ho capito di averla completamente fraintesa, di aver idealizzato una persona che in realtà era molto diversa da come la vedevo. La sua confessione mi ha fatto sentire ancora più sola e tradita. Ho lasciato Burak immediatamente. Non potevo più stare con lui, non potevo più guardarlo negli occhi. Ho raccolto le mie cose e sono andata via. Ho interrotto ogni rapporto con Francesca. Non volevo più avere niente a che fare con lei. Ho lasciato tutto alle spalle. L'appartamento, i ricordi, le illusioni. Avevo bisogno di ricominciare da zero, di ricostruire la mia vita e la mia fiducia in me stessa. È stato un periodo molto difficile, un periodo di dolore, di rabbia, di tristezza. Ho pianto per giorni, ho dormito male, ho perso l'appetito. Mi sentivo sola, abbandonata, tradita. Ho avuto bisogno di tempo per elaborare il dolore, per accettare la realtà, per perdonare me stessa per essere stata così ingenua. Ho cercato l'aiuto di amici e familiari, ho parlato con un terapeuta, ho dedicato del tempo a me stessa per ritrovare la mia forza interiore. Ma alla fine, ce l'ho fatta. Ho superato il dolore, ho imparato dalla mia esperienza, ho ritrovato la fiducia in me stessa. Ho capito che le delusioni fanno parte della vita, che non si può controllare il comportamento degli altri, ma si può scegliere come reagire. Ho imparato a riconoscere i segnali di allarme, a fidarmi del mio istinto, a proteggere il mio cuore. Ho imparato che la vera amicizia e l'amore si basano sulla fiducia, il rispetto e la lealtà, e che non bisogna mai accontentarsi di meno. E ora sono qui, davanti a voi, a condividere la mia storia. Non lo faccio per vendetta, non lo faccio per cercare compassione. Lo faccio perché credo che sia importante parlare di queste cose, perché credo che sia importante condividere le proprie esperienze, perché credo che sia importante aiutare gli altri a non commettere gli stessi errori. Spero che la mia storia possa servire da monito,
che possa aiutare qualcuno a riconoscere i segnali di un tradimento e a proteggere il proprio cuore. Spero che la mia storia vi sia stata utile, spero che vi abbia fatto riflettere, spero che vi abbia dato la forza di affrontare le vostre difficoltà. Ricordatevi sempre di fidarvi del vostro istinto, di proteggere il vostro cuore e di non avere paura di chiedere aiuto. Non siete soli. Ci sono persone che vi amano e che sono pronte ad ascoltarvi e a sostenervi. Non abbiate paura di aprirvi e di condividere i vostri sentimenti. E ora, per concludere, vorrei riassumere brevemente i punti principali di questo video. Vi ho raccontato la mia storia, la storia di una relazione che si è rivelata una menzogna, la storia di un tradimento che mi ha spezzato il cuore. Vi ho parlato di Burak, il mio ex fidanzato, e di Francesca, la mia ex amica, le persone che mi hanno ingannata e delusa. Vi ho spiegato come ho scoperto la verità, come ho reagito al tradimento e come sono riuscita a superare il dolore. Spero che la mia esperienza vi sia stata d'aiuto e che vi abbia dato la forza di affrontare le vostre difficoltà. Ricordatevi sempre che la vita è piena di alti e bassi, ma che alla fine, la cosa più importante è imparare dalle proprie esperienze e continuare ad andare avanti. Grazie per aver guardato il video fino alla fine. Spero che vi sia piaciuto. Se avete domande, commenti o suggerimenti, lasciateli pure qui sotto. Sarò felice di rispondervi. E ora, la call to action finale. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace, condividetelo con i vostri amici. E soprattutto, iscrivetevi al canale per non perdervi nessun video futuro. Il vostro supporto è fondamentale per me. Significa tanto per me sapere che la mia storia ha toccato qualcuno e che posso fare la differenza nella vita di qualcun altro. Grazie ancora e alla prossima. Ciao!